Ciao a tutti, rieccoci in pesca e questa volta sono in cava, saranno 2 giorni di fine febbraio e vediamo se riusciamo a tirar fuori qualche carpa, insomma. Ho visto le temperature, insomma, la notte sarà abbastanza fresca e il giorno invece andremo su perché c'è il sole. Quindi adesso porterò fuori le canne, farò tutto e poi ci vediamo, non so, stasera o domani per qualche aggiornamento. Stavolta mi trovate in una piccola cava, la cava di casa, perché comunque una o due pescate all'anno ce le faccio, perché è come andare a trovare un amico. E farò 2 giorni, una notte già passata, ho fatto un pesce ieri sera e uno questa mattina purtroppo l'ho slamato, poi più tardi lo mostro e vediamo come si evolve la situazione, perché insomma l'acqua è tra i 9 e i 10 gradi, è febbraio, è anche abbastanza freddo, quindi la pesca in cava comincia a essere tosta, cioè bisogna essere molto precisi nelle calate, trovare i punti dove sono i pesci, pasturare il giusto, è molto tecnica. Un po' mi mancava questa cosa e dopo aver affrontato quei grandi laghi, insomma, diciamo che avevo bisogno di qualcosa
più a portata d'uomo. Ora vi mostro come sto pescando. Sto pescando con il sasso perché volevo provare questa cosa e sì, un po' pigrizia mia che in tanti anni non ho mai dato possibilità alla pesca col sasso. E poi il terminale è un combi rig perché comunque usando un sasso, quando si cala il sasso si muove e c'è il rischio di aggrovigliare tutto, quindi uno spezzone rigido in fluorocarbon ci evita questi problemi. Per finire, la nuova montatura. Questa è una mia invenzione, infatti è un po' particolare. Praticamente abbiamo un blowback senza anellino. Ora vi mostro un attimo come si muove. E il terminale come scorre bene ma non esce. Questo è il mio terminale. Ci ho pensato un po' su, me l'ho studiato e l'ho creato così e sembra funzionare bene. Adesso sono circa 8 mesi che lo uso e probabilmente più avanti ve lo illustrerò meglio con magari un tutorial. Questa mattina, visto che la mia sponda di destra è quella sicuramente maggiormente scaldata dal sole e probabilmente ci sarà un'acqua, una temperatura un pelino superiore, ho deciso di recuperare la canna, quella più lunga, e portarla in quella zona perché secondo me il pesce ci gira, specialmente adesso che c'è questo sole che batte forte. Quindi ora calo questa canna e ritorno a riva. Ora vi mostro l'ultima cattura, quella di questa mattina, che è partita verso le 10:30. Come ho riportato fuori la canna, neanche mezz'ora e subito una partenza. Adesso spero che non mi scappi prima del tempo, quindi eccola.
Eccola qui, questa partita su un innesco singolo da 16 e niente, questa stamattina mi ha preso un po' alla sprovvista, perché comunque sì, avevo calato su uno spot al sole sperando che le carpe ci girassero, solo che è stata molto immediata la partenza, quindi eccola qui, bellissima ricina invernale. Eccola qui, questa è la prima che mi è venuta a trovare, pesce dai colori bellissimi, le pinne arancio spettacolari e niente, questa sempre su innesco del 16, è una pallina, un redfish calato sotto una pianta e questa volta però lo spot era pasturato e questa quindi dovrebbe essere un risultato della pasturazione. Eccola qua, un altro bellissimo pesce. Parlando della cava invece c'è da dire che è una piccola cava, forse grande quanto un campo da calcio, ma no, nemmeno, un po' più piccola. E all'interno è ricca di gamberi, perché comunque qui purtroppo ci scaricano la terra, le palme e chi ne giova sono i gamberi perché trovano terreno morbido dove fare le tane, le palme, il legno dove mangiare, quindi prolificano e le nostre carpe, bei colori arancioni, sono dovuti ai gamberi che mangiano. Quindi io sono venuto con una boiler al krill proprio perché andavo colpo sicuro in inverno, i gamberi scarseggiano, arrivo io con le boilers al krill, quindi si presume che le carpe mangino. Adesso c'è qualcosa che sbippa, non so se sia scardole, cavedani o addirittura tartarughe. E ho paura che si sia agganciato qualche pesce, adesso vediamo. Se continua a bippare poi andrò a vedere. Ora ho rimesso in tesa la canna perché era un po' calato lo swing e vediamo se parte oppure no, perché comunque le partenze, a parte l'ultima che ho avuto, tipo 5-10 minuti prima di ogni partenza avevo questi bip anomali sia in calata che a tirare, poi silenzio e dopo 5-10 minuti di questa partenza brusca. Tranne l'ultima, quella delle 10, le altre due sono state così. Vediamo, magari c'è una carpa che gira attorno e tra poco abbiamo una partenza, ma ci credo poco, insomma. Credo più che altro che sia qualche pesce di disturbo.
quando pare siamo arrivati quasi alle 5 e c'è un gran sole. C'è anche un bel vento, che sinceramente diciamo che disturba un po', però fortuna che la piazzola è bella riparata tra il canneto, quindi sto tranquillo. E speravo in un'altra partenza, visto il riscaldare dell'acqua nel pomeriggio, ma sembra che sia tutto fermo, a parte quei pochi bip ho avuto prima, e non si muove nulla. Quindi per ora non tocco niente, poi probabilmente dopo cena riporterò fuori quelle 2 canne che praticamente dove ho fatto gli ultimi pesci, perché sono in pesca da stamattina, una alle 6:30, 7 e un'altra dalle 10:30 tipo. E vorrei rinfrescarle prima della notte, così da poter fare tutta la notte tranquilla e anche la mattina, e poi smontare e andare a casa. C'è da dire poi che comunque io la pesca in cava ho un debole, perché è diciamo la mia pesca. Ho imparato a fare carfishing in questi luoghi e mi trovo molto bene quando pesco nelle cave, insomma. Quindi avevo bisogno di una pescata proprio che sa di casa, insomma. E per ora non mi posso lamentare, dopo tutto ne ho fatte 2, una l'ho persa, ok, ci sta. Vediamo se riesco a farne qualche altra fino a domani. Che spettacolo c'è stasera? Guardate che tramonto, veramente figo. Adesso ci starebbe bene una partenza di quelle violente. Speriamo, perché comunque fino adesso c'è stato il vento, ora si è calmato tutto e si sa, questa è una di quelle ore magiche per la pesca, il tramonto. Vediamo se abbiamo fortuna. Dopotutto ieri, dopo un'ora, 2 dal tramonto, comunque è partita una canna, quindi incrocio le dita.
Ora, mentre aspetto una partenza, ho deciso di mostrarvi il mio rig personale, quello che diciamo mi sono cucito su misura, che ci sto pescando da 8 mesi e mi sembra il momento di, insomma, farvelo conoscere. Ho deciso di chiamarlo il rig del Papa, perché faccio di cognome Papa, quindi è giusto così. Mi sembra un nome anche simpatico. Rig del Papa. Ora ve lo illustro. I materiali che ci servono sostanzialmente è una treccia e un amo. Poi, logico, si va anche a usare i tubicini, gli antitangle, e volendo si potrebbe anche usare un pezzetto, il tubetto termorestringente per aumentare la rotazione sull'occhiello. Questo sta a voi. Insomma, io adesso ve lo faccio vedere proprio base la montatura. Adesso prendiamo uno spezzone di treccia, come se facessimo una montatura qualsiasi, un senza nodo o qualcosa di genere. Andremo a fare la nostra cappia, un classico di tutti o quasi i rig in treccia, diciamo. Adesso mi avvalgo dell'uso dell'infila boyless per un fatto di praticità. Eccoci. Ok, e fino a qui è molto semplice, insomma. Tolgo un po' di eccedenza. Ora viene il succo della montatura. Dovremo andare a forare con la punta dell'amo la nostra treccia all'altezza adatta per un capello. Adesso questo è un amo grande, quindi farò una montatura per una boyless abbastanza grande, per una 28 via, quindi direi che così di capello ci vuole tutto. Prendiamo la nostra treccia, mettiamo così, decidiamo la distanza, la lunghezza del capello. Quando abbiamo deciso, io adesso sarà qui, da qui in su, quindi lo piegherò tra i due diti per tenerlo fermo e andrò a prendere l'amo con l'altra mano e molto semplicemente cercherò di forare la treccia il più centralmente possibile. Arrivati a questo punto tiriamo il filo. Arrivati a questo punto continuiamo a tirare girando un po', poi adesso questo è un amo un po' grande, quindi ecco, si fa un po' fatica, però con ami più piccoli si riesce meglio. Ok, abbiamo forato la treccia, vedete, è attaccata sull'amo. Ora decidiamo l'altezza del capello, insomma. Io la metto, questo è l'ardiglione, all'altezza dell'ardiglione, all'incirca, qui, ok? Non troppo, perché altrimenti rischieremo che scivola fuori il capello e non va bene. A questo punto andremo a far passare la treccia dall'interno verso l'esterno, cioè l'incontrario di come siamo abituati, così, ok? A questo punto faremo 1, 2, 3, al terzo giro, quando siamo sotto, lo faremo passare tra la treccia e il gambo dell'amo, ok? Andremo a tirare e ora
la faremo ripassare dall'esterno verso l'interno, come un classico senza nodo. Eccoci qua, questo è il risultato. Dopo, volendo, si potrebbe aggiungere un termorestringente per aumentare la rotazione del terminale, oppure si può lasciare così se si va un po' di fretta, insomma. Cosa di particolare? Questo sembrerebbe un senza nodo, ma in realtà, guardate, ha una grandissima mobilità dell'esca, a differenza di un senza nodo normale o di uno quelli fatti o di quelli che comunque si usano le tubicini per bloccare il capello. Invece così, guardate, è un blowout senza anellino. Eccola qui, ora ve la mostro finita. Vedete, questo adesso ho fatto un combi anti-tangle, qui un po' di tungsteno per coprire il nodo e renderlo più affondante, pezzetto di termorestringente per aumentare appunto la mobilità del nostro amo e la rotazione in bocca, e infine la nostra treccia infilzata sull'amo che ci dà ancora più mobilità di un capello normale. Spero che vi piaccia, insomma. Ora vi mostro probabilmente l'ultimo pesce della sessione, a meno che non avrò un'altra partenza entro un'ora o massimo 2, ma la vedo dura. Questo è quello di ieri sera. Adesso se riesco a farvela vedere, che non mi scappa prima perché logicamente sarà arrabbiata. Ecco fatto. E l'ultimo pesce se n'è andato, era arrabbiato. Ragazzi, ormai sono completamente bagnato e è meglio che mi sbrigo ad andare a casa, anche perché se no mi prende qualcosa. Che dire, sessione che ha dato tutto nelle prime 24 ore, perché comunque solito discorso, lago piccolo, i pesci vanno in allarme presto, quindi come rilasci i primi pesci subito, insomma, si mette in allerta tutto il lago. E niente, la pesca col sasso mi è piaciuta, quindi approfondirò il discorso e è andata così. Vai, 3 pesci a guadino, una persa e vado a casa.